Ciao e benvenuti sul mio canale. Oggi torniamo a parlare di linguistica comparata tra l'inglese e l'italiano con una cosa un po' diversa dal solito, cioè andiamo a guardare dei modi di dire, o noi li chiamiamo idioms, che usiamo in inglese e che magari non esistono in italiano, oppure vediamo come li traduciamo. Questa è una cosa che mi piace molto e penso che sia stato qualcuno di voi a chiedermi di farlo, perché in realtà non ci avrei mai pensato. E prima di cominciare, per favore mettete un like e iscrivetevi, e poi sappiatemi dire se alcuni di questi li conoscevate e se conoscete la traduzione in italiano. Allora, ho una lista qui, quindi guarderò sempre giù dei miei preferiti, anche se ce ne sono tanti, e se questo video vi piace magari ne faccio un altro, perché non li facciamo tutti. E quindi oggi guardiamo dei modi di dire simpatici, non solo simpatici ma che noi usiamo tanto. Allora, prima di passare al divertimento facciamo un po' di studio, quindi prendete appunti. Allora, devo dire che l'inglese è una lingua che usa tantissimi idioms, non so se dicano idiomi, in espressioni idiomatiche in italiano, ne usiamo davvero tanti. Quando dico espressioni idiomatiche dico ad esempio prendere due piccioni con una fava, quindi modi di dire così che non so proprio come si dicano in italiano, e noi li usiamo davvero tanto, e negli anni mi sono accorto che li usiamo davvero molto di più dell'italiano, ad esempio. Allora, è vero che io l'italiano non l'ho mai studiato a livello tecnico, però devo dire che nelle analisi che faccio io tutti i giorni quando sono in Italia a parlare italiano, non penso, cioè sono arrivato a capire che non usiamo tante espressioni idiomatiche tanto come l'inglese, ma neanche in tedesco, ad esempio. In tedesco, che è una lingua per me straniera, quindi l'ho dovuta imparare, è vero che non ci sono mai stati insegnati modi di dire, a parte uno o due, ma anche quando ero in Germania devo dire che non li ho mai sentiti. Magari cioè non solo che, cioè non che li sentivo e non li capivo, che va benissimo, però proprio non li sentivo. O anche adesso quando guardo serie tv in tedesco, devo dire che non mi capita quasi mai di avere un'espressione idiomatica, che spesso o la sai o non la sai, il significato non sempre è chiaro, quindi di solito o lo sai o non lo sai, però devo dire che non mi capita quasi mai di incontrarli. Quindi si vede che l'inglese è una lingua che per un motivo o per un altro ne usa tante. Prima che mi accusiate di dire che l'italiano è una lingua pessima, povera, che non usa idiomi, non è una critica, è un dato di fatto che potete confermare voi per conto vostro. L'inglese lo fa, l'italiano e il tedesco non lo fanno. Io adoro il tedesco, quindi se lo dico anche del tedesco va benissimo. Non so se qualcuno ha studiato davvero linguistica e sa il perché facciamo queste cose in inglese e non in altre lingue, fatemelo sapere, perché mi interessa molto. E questi li chiamerò idiomi, perché non esiste che io dirò espressioni idiomatiche tutte le volte, perché sono parole troppo lunghe. Penso che idioma in italiano voglia dire lingua, ma sappiamo tra di noi che io intendo espressioni idiomatiche o modi di dire. E non solo mi piace studiarli, cioè mi piace molto studiarli, soprattutto in inglese, perché appunto ne abbiamo tanti, perché sono quelle cose che ti rendono madrelingua, o almeno, vabbè, se non hai la pronuncia madrelingua, comunque insomma la grammatica madrelingua ti rende proprio parte di uno che appunto vive la lingua da abitante, perché quelli che studiano l'inglese a scuola non direbbero mai questi idiomi, semplicemente perché non
non gli vengono insegnati innanzitutto, e poi perché non sono in situazioni in cui succederebbero queste cose. Quindi in inglese ne vedremo che ce ne sono tanti che non esistono in italiano. Se esistono non lo so e non so la traduzione, quindi ce ne sono alcuni che magari conosco, ma ripeto, non provate ad attaccarmi su qualcosa di cui che confesso già. Sono una capra in italiano, e quindi se esistono, bene, ditemelo nei commenti, ma ripeto, non voglio nessun attacco. O poi vabbè, sì, cioè, insomma, anzi no, attaccatemi, perché mi fa bene per engagement. Però non rispondo. Quindi mi piace studiare quelli inglesi, perché proprio non esistono, e poi in quelli che esistono mi piace vedere la differenza tra, vabbè, in questo caso l'italiano e l'inglese, o anche altre lingue. Quindi vedremo adesso, appunto, parlerò principalmente di idiomi che non penso che esistano in italiano, ma cominciamo da uno che so che esiste, che è appunto quello che vi ho appena detto, cioè prendere due piccioni con una fava. In italiano è più carino, perché noi invece diciamo to kill two birds with one stone, quindi uccidere due uccelli con una pietra, quindi stesso concetto, un po' più brutale in inglese. E di sicuro penso che questo esista più o meno dappertutto, non so come si dica in tedesco, però vabbè, se lo sapete fatemelo sapere. Quindi guarderò spesso giù perché ne ho tanti, e cominciamo da uno che probabilmente conoscete tutti e che probabilmente ormai avrete trovato da altre parti, insomma, dai commenti, cioè It's Raining Cats and Dogs, quindi piove gatti e cani. Questo è uno degli idiomi più comuni, è praticamente l'unico, immagino, che si insegni nelle scuole, ma suppongo che abbiate anche sentito su TikTok o Instagram che questo qua è un idioma che esiste, è correttissimo, ma nessuno usa. Per favore, non usatelo, perché paradossalmente usare questo idioma ci fa capire che siete degli stranieri. Cioè, se lo usate capiamo quello che state dicendo, ma un madrelingua non lo direbbe mai. Abbiamo una marea di altri modi per dire che sta piovendo tanto, ma It's Raining Cats and Dogs non lo diciamo. Diciamo It's pouring down with rain, it's it's bucketing down, it's pelting down with rain, it's teeming with rain. Ne abbiamo tantissimi, ma it's raining sideways, quindi sta piovendo di lato, ma non usiamo It's Raining Cats and Dogs. Mi piace molto imparare e studiare. Ho anche un video che vi lascio qui nel mio altro canale dove parlo della pioggia, perché ci sono tante parole che hanno tanti significati, che hanno molti, cioè una sola parola ha molti significati, e mi piace molto questa cosa dell'inglese. Ok, quindi questa l'abbiamo eliminata. Adesso parliamo di un'altra che mi piace molto, che probabilmente magari l'avete anche sentita, magari penso che magari qualcuno la stia cominciando ad usare in italiano, cioè The Elephant in the Room, l'elefante nella stanza. Cioè The Elephant in the Room è l'argomento di cui, cioè un argomento importante che tutti conosciamo, di cui siamo tutti a conoscenza, ma del quale nessuno ha il coraggio di parlare. Cioè siamo in un gruppo di amici e magari, cioè, sappiamo tutti che due dei nostri amici hanno un po' litigato, però insomma siamo tutti qua insieme e nessuno si azzarda a toccare l'argomento, e quindi di solito c'è uno che prende coraggio e dice dovremmo insomma parlare we should address the elephant in the room, quindi dovremmo parlare dell'elefante nella stanza, cioè il fatto che appunto questi due nostri amici, che oltretutto sono qui, hanno litigato. È molto comune dirlo.
Un altro molto comune che probabilmente abbiate già sentito è dire it's not my cup of tea, quindi non è la mia tazza di tè, che vuol dire che è una cosa che non ti piace. È molto usato, devo dire, sembra che sia un po' una cagata, però la usiamo in inglese, non in americano. Non chiedetemi perché, però si dice tantissimo. E adesso ne abbiamo una che mi piace molto, che in italiano c'è, cioè voi dite la goccia che ha fatto trabolcare il vaso, quindi l'ultima goccia che ha fatto trabolcare il vaso, e noi invece diciamo it's the last straw that broke the camel's back, quindi è l'ultimo pezzo di paglia che ha rotto la schiena del cammello, cioè il cammello stava trasportando molta paglia, gli hai messo un pezzettino in più e si è rotto la schiena. Non diciamo tutto l'idioma, diciamo semplicemente it's the last straw, quindi è l'ultimo pezzo di paglia. Straw vuol dire paglia, ma vuol dire anche cannuccia, quindi probabilmente magari l'avete sentito come cannuccia. E, appunto, come ho detto prima, mi piacciono queste differenze di idiomi nel dire la stessa cosa. E ce n'è un'altra che penso che esista in italiano come concetto, ma non la usate tanto come noi, e cioè sour grapes. Sour è il sapore che ti dà il limone, quindi che ti fa dare, e potete comprare anche le caramelle, quelle che pizzicano, sweet and sour, che prima pizzicano e poi dopo sweet and sour è più per il pollo cinese, però insomma sour candy sono quelle che pizzicano e poi dopo diventano buone. Sour grapes vuol dire quindi l'uva, come si dice, acido, non lo so, e penso che questo viene dal fatto della volpe, l'uva, cioè noi diciamo sour grapes se non possiamo ottenere quello che vogliamo, e noi diciamo vabbè, come la volpe penso che provava a prendere l'uva e dopo che non ci è riuscito ha detto vabbè, tanto non la voglio perché tanto insomma è acida o non è matura, quindi per fa finta che in realtà non gli interessi, noi diciamo la stessa cosa. Quindi, ma noi diciamo semplicemente sour grapes, come sì, per indicare questa situazione diciamo sour grapes, quindi capiamo che appunto questa cosa del dire che è una cosa che non ci interessava, ma semplicemente perché non la riusciamo ad ottenere. E una che usiamo moltissimo e che proprio non so come dire in italiano e mi dà molto fastidio è to go the extra mile, quindi andare un miglio extra. Cosa vuol dire? Vuol dire dare di più di quanto è richiesto, in modo positivo, cioè molte volte quando fate domande di lavoro e vi scrivono quello che stanno cercando, soprattutto quando lavorate in hospitality, che quindi fare camerieri, insomma in hotel, quindi avere a che fare con i clienti, dicono vogliamo appunto un cameriere che vada il miglio ulteriore, cioè non solo vi porta da mangiare, ma sia carino, faccia anche, insomma, sia intraprendente, quindi to go the extra mile è molto molto comune, non solo in hospitality, ma anche appunto potete parlare del vostro lavoro, anche adesso che io proverò a fare il code, spero che appunto, cioè cercherò di fare più di quello che mi viene chiesto per far vedere che valgo e che anche se magari sbaglio in quello che faccio, insomma ho l'iniziativa e voglia di imparare, ecco. Questo proprio non so come si dica e mi dà un grandissimo fastidio quando devo dire più o meno questa cosa in Italia, perché proprio fatemi sapere se esiste un modo e proverò di ricordarmelo.
Un altro che noi usiamo molto di più di voi è, voi dite colpire nel segno, quindi insomma dire qualcosa, insomma azzeccare qualcosa che magari stiamo tutti pensando, e noi diciamo to hit the nail on the head, quindi colpire il chiodo, nail vuol dire chiodo ma anche unghie, sulla testa, quindi già avete centrato il chiodo. Se colpire nel segno e appunto esiste in italiano, ma noi lo diciamo molto molto di più. Non so, se il mio amico viene a lamentarsi di qualcosa che ha fatto il suo ragazzo e io riesco, cioè con le mie parole gli faccio capire che ho capito esattamente il perché, magari il mio amico è arrabbiato e lui dice you've hit the nail on the head, ed è una frase molto comune. Vi dico la verità, non riesco ad immaginarmi una cioè, in questa stessa situazione in cui un mio amico italiano mi direbbe hai colpito nel segno. Magari si dice, cioè si dice, cioè non è che è sbagliato, però non, oppure sì, hai centrato in pieno, ma non penso che si dica tanto come lo diciamo in inglese. Se è l'unico modo in cui posso dirlo, lo usiamo tantissimo nella vita di tutti i giorni. Un altro che usiamo molto è to feel or be under the weather, quindi sentirsi o essere sotto il tempo atmosferico, vuol dire che non ti senti molto bene, in modo insomma carino per dire questa cosa. E ce n'è uno che usiamo, ce n'è un altro che usiamo, cioè to throw someone under the bus, quindi lanciare qualcuno sotto l'autobus, e vuol dire praticamente che lo lasci, che dai a qualcuno la colpa di qualcosa che magari non è sua, oppure se è sua non menti neanche per cercare di salvarlo, cioè proprio lo spingi per farlo morire praticamente. To throw someone under the bus. Proverò a scriverli e magari andate anche a cercarli su internet per avere una spiegazione più, una traduzione, magari in italiano c'è una traduzione, così la trovate. Uno che usiamo molto è to be on the same page, quindi essere sulla stessa pagina, e vuol dire essere d'accordo, cioè è una cosa che si dice tanto magari anche tra amici, magari è successo qualcosa che magari non mi è piaciuto, quindi ci chiariamo e diciamo I'm glad we are on the same page, quindi sono contento che siamo d'accordo su questa cosa adesso, cioè se la pensiamo allo stesso modo, o anche a lavoro appunto, se tra colleghi dovete fare un progetto e la pensate tutti uguali, I'm glad we are on the same page. Adesso parliamo dei denti, perché abbiamo molti adesso insomma ne abbiamo un pochino che mi piacciono di idiomi sui denti. To set your teeth on edge vuol dire praticamente rendere i tuoi denti nervosi, è un modo che noi usiamo per dire che un suono ti dà molto fastidio. Ad esempio quello sulla lavagna, puoi dire it sets my teeth on edge, che ti fa fare così, praticamente ti rende i denti nervosi. E un altro che mi piace tantissimo è by the skin of your teeth, quindi per la pelle dei tuoi denti. Vuol dire che praticamente, cioè se passi un esame by the skin of your teeth, vuol dire che lo passi proprio al pelo, cioè hai preso proprio 6 meno, cioè un meno in più e fallivi. E mi piace molto. Vorrei sapere anche il perché si dice, ma non lo so, però insomma. Uno che mi piace tantissimo, che non è comunissimo, però insomma lo usiamo, è to burn the candle at both ends, quindi bruciare la candela da entrambe le parti, quindi dall'inizio dalla parte iniziale e dalla parte finale. E cosa vuol dire? Vuol dire
che stai bruciando tutte le energie proprio, cioè ti stai esaurendo, perché appunto la candela, diciamo, sei tu e ti stai praticamente risucchiando tutto. Quindi to burn the candle at both ends. E adesso vabbè, oggi è il 10 di aprile, ma questo video uscirà dopo Pasqua, ma parliamo delle uova, insomma dell'idea delle uova. E abbiamo ne abbiamo due che usiamo molto, che trovate anche nei film. Quindi diciamo don't count your chickens before they're hatched. Quindi non contare i tuoi polli, insomma i polli, le galline, prima che hatch vuol dire uscire dall'uovo. Quindi perché non tutte le uova, immagino che perché non tutte le uova poi dentro hanno il pulcino, oppure se no magari muore, quindi non pensare, cioè se hai 10 uova, non pensare di avere 10 pulcini, quindi prima che siano usciti, lo vedi solo dopo quando sono usciti. E questo appunto lo diciamo per dire non pensare che tutto quello che hai vada poi bene finché proprio non ce l'hai davanti. Magari uno ti promette un lavoro che ne prendi milioni di euro e poi dopo però non ha ancora dato un contratto e magari stai già facendo dei piani con questi soldi che riceverai, ma tu finché non hai un contratto non contarci troppo, ecco, non farlo troppo. Noi non diciamo don't count your chickens before they're hatched, diciamo semplicemente don't count your chickens e poi insomma sappiamo qual è l'idioma che viene dopo. E un altro che sentirete molto se guardate anche ad esempio delle serie serie legali, insomma, con gli avvocati, ed è don't put all your eggs in one basket, quindi non mettere tutte le tue uova in un cesto, cioè non investire tutto il tuo tempo, le energie in una sola cosa, perché magari quella cosa potrà poi andare male, quindi investi o tieniti preparato per altre cose. Quindi questo lo usiamo anche ad esempio magari ma insomma se cominciate a vedervi con qualcuno, magari dopo la prima settimana pensate già di diventare ufficialmente ragazzo e ragazza, quindi smettete di incontrare anche altra gente. Molti ti direbbero don't put all your eggs in one basket, perché dopo una sola settimana non sai come mai, cioè come andrà a finire, quindi finché proprio non ufficializzate a parole, magari continua a guardarti intorno perché non sai mai, ecco. Un'altra che mi piace è to get a taste of your own medicine, che penso che ho trovato che chi la fa l'aspetti, ma no, non concordo, cioè mi sa che ecco dovremmo pagare con la stessa moneta, quindi to get a taste of your own medicine vuol dire prendere un assaggio della tua stessa medicina, cioè tu mi dai una medicina cattiva trattandomi male e io ti faccio assaggiare la tua medicina e quindi capisci che non è buona. E poi alla fine le sto facendo tutte perché mi piacciono davvero tanto. E ne abbiamo un'altra che di sicuro sentirete nei film ed è to cut or give someone some slack. Allora, slack vuol dire varie cose e penso che in questo caso si riferisca a tipo un pezzo di una corda che non è tirata bene. Quindi to give or cut someone some slack vuol dire non essere troppo esigente e non aspettarsi troppo, cioè lasciare che qualcuno insomma si rilassi un po', cioè ad esempio
magari in questo periodo sono molto nervoso, appunto proprio perché non ho più un lavoro praticamente, perché sto studiando coding e magari posso, magari se sono un po' scontroso, e posso chiedere ai miei amici, per favore cut me some slack, cioè datemi un po' di tempo per respirare, cioè se sono un po' scontroso capitelo perché sono in questa situazione, una cosa così. O di solito nei film lo vedete che praticamente magari un genitore è molto esigente verso il figlio e magari la nonna dice ai genitori cut him some slack, cioè lasciatelo, insomma siate meno esigenti, lasciatelo respirare, perché magari appunto sta succedendo qualcosa di brutto, magari i genitori si sono appena separati, quindi il ragazzo reagisce un po' così. E sì, lo usiamo davvero tanto. Un altro che mi piace è to get the wrong end of the stick, che vuol dire letteralmente prendere la parte sbagliata del bastone. Non c'entra niente con i gay, oppure cioè, magari è nata da lì, ma non c'entra niente, vuol dire semplicemente capire qualcosa di sbagliato. Non so esattamente perché, però sì, è una, cioè sei magari, ecco, voi mi accusate di aver fatto, magari sentite qualcosa, qualcuno vi dice che ho fatto qualcosa che a voi non piace, me la venite a riportare, siete arrabbiati, io posso semplicemente dire you've got the wrong end of the stick, quindi hai capito male, praticamente non ho fatto così. Un'altra bella è to be barking up the wrong tree. Allora, to bark, scritto B-A-R-K, vuol dire abbaiare, ma questo non c'entra niente, ma giusto per divertirci, vuol dire anche la corteccia dell'albero. A me piacciono queste parole che hanno vari significati. E to bark your knee, per esempio, vuol dire graffiare il tuo ginocchio, cioè graffiarci, se cadi te lo sbucci. Ma to bark vuol dire, in questo caso, cioè immagino abbaiare, quindi to bark, se io ti dico you're barking up the wrong tree, ad esempio lo direi ad una ragazza che ci sta provando con me, e questo mi è anche successo, mi dimentico sempre di dirmelo. Allora, vi racconto l'aneddoto, cioè non c'è niente da dire, però ero qualche mese fa, quando ancora uscivo i weekend, prima di cominciare proprio a studiare pesantemente, sono andato fuori con dei miei amici, ovviamente siamo tutti gay, e sono andato in questo posto e c'era anche della musica. Allora io, se sto proprio fermo, immobile, non mi muovo, non parlo, sono abbastanza mascolino, ma appena mi lascio andare è un disastro, ovviamente. E niente, quindi abbiamo passato tutta la serata a chiacchierare, e poi c'era anche della bella musica e ho cominciato a ballare. Io sono un ex ballerino per divertimento e io ballo, ma si vede che sono proprio senza speranze, sono gay. E niente, questa ragazza dopo un po' è venuta e praticamente ci ho provato in modo molto carino, mi piace molto, e insomma volevo provare ad attaccare il bottone, e poi mi ha anche detto questa cosa, mi ha detto i miei amici continuano a dirmi che sei gay. Però volevo insomma venire, cioè, per fortuna che sono gay, perché se fossi stato etero non penso che l'avrei presa molto bene che i suoi amici le dicono che io ero gay da come mi muovevo. E niente, alla fine proprio mi ha spezzato il cuore, perché non è, a me mi fanno solo i complimenti e vengono a parlarmi solo le donne. Tutte le donne fanno i complimenti di come sono bello in drag e senza drag, vengono appunto a rimorchiarmi, gli uomini no. E quindi mi è proprio dispiaciuto, poveretta, perché lei si è vergognata. E io ho detto no, guarda, scusa, ma sono molto gay. E però l'ha presa molto bene, molto sportivamente. Dopo, anche durante la serata, continuavamo a guardarci ogni tanto, e lei che mi faceva così, insomma, perché era
un'occasione persa. E questo è il tipico esempio in cui potrei dire you're barking up the wrong tree, quindi cioè lei voleva un uomo etero, ma praticamente stava cercando di ottenere qualcosa da qualcuno che non glielo poteva dare assolutamente. You're barking up the wrong tree. Quindi si usa spesso quando si parla di relazioni di una donna interessata a un uomo che magari è gay o magari è impegnato o viceversa, oppure posso semplicemente dirvi, come vi ho già detto, che appunto non so niente di storia, geografia, storia dell'arte. Vi direi, cioè, se avete bisogno di informazioni, cioè se chiedete a me delle cose di geografia, you're barking up the wrong tree, state chiedendo alla persona sbagliata praticamente. Poveretta, ma proprio dispiaciuto. Se fossi stato etero proprio le avrei detto di sì, cioè proprio di cuore. Ma vabbè, ci riproveremo la prossima volta. E ne facciamo magari altri due. To let someone off the hook. Questo non so proprio se esista, e tecnicamente vuol dire lasciare qualcuno, cioè hook è tipo un gancio, e tu prendi qualcuno via dal gancio, cioè ti lascio cioè se, dato che qui in Inghilterra esiste detention a scuola, quindi se vi comportate male a scuola dopo state al dopo scuola, ma come punizione magari fate qualcosa di sbagliato, però poi o mi impietosito, oppure insomma capisco la situazione e ti dico I'll let you off the hook this time, quindi per questa volta ti lascio te la lascio scampare, te la lascio far franco, una cosa così, però solo per questa volta. Quindi let someone off the hook. A blessing in disguise, questo lo usiamo molto, e vuol dire una benedizione, blessing camuffata, in disguise. Quindi si dice ad esempio quando magari qualcosa di brutto succede, qualcosa di brutto, di spiacevole, cioè che all'inizio ti sembra spiacevole, poi dopo capisci che magari in realtà è stato un bene. Ad esempio il mio coding, cioè niente cambierà il fatto che, cioè io sto studiando coding perché purtroppo non mi chiama più nessuno a fare la drag queen e mi strazia dentro, ne abbiamo già parlato. Non c'è niente che può cambiare questo, cioè questa è una maledizione, insomma, diciamo. Però sto studiando coding che mi piace, e adesso mi piace l'idea di avere un lavoro stabile, in più fare la drag queen quando riesco, quindi alla fine posso dire che tutta questa situazione è stata a blessing in disguise, perché è stata una benedizione molto 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 camuffata, anche perché non ho ancora trovato un lavoro, perché sto ancora studiando, ma se mai troverò un lavoro alla fine è un bene che sia successo, anche se non si è presentato nei migliori dei modi. Ne facciamo un'ultima e alla fine proprio sì, mi sa che le abbiamo fatte tutte, perché forse la potreste sentire a lavoro se insomma siete in una compagnia internazionale. To cut corners, quindi tagliare gli angoli, vuol dire semplicemente che state cercando, insomma non state dando, magari ecco, parlando di un collega, magari vuol dire che non fanno le cose proprio al 100%, lo fanno giusto per sopravvivere, giusto per andare avanti, ma non stanno dando il massimo. Oppure magari parlando di una compagnia che magari dovrebbe spendere un po' di più per insomma per garantire migliore qualità o insomma migliore qualcosa, capiscono che riescono a farla franca anche senza questa spesa extra, quindi cutting corners, quindi stanno spendendo un po' meno per risparmiare, sperando di farla franca, che nessuno se ne accorga. Quindi se magari lo sentirete in contesti lavorativi. Ok, avevo detto che magari facevo 2 video perché non ne volevo fare troppi di idiomi, ma alla fine li ho fatti tutti, ma ce ne sono tantissimi altri. Se vi interessa come cosa, fatemelo sapere e magari faremo un altro video in futuro.
e per il momento vi lascio riposare, mettete via i vostri quaderni, degli appunti e ci vediamo alla prossima settimana. Ciao ciao.